Ecco il nostro amico. Ciao. Ha dormito qui sotto, ciao. Hai fatto colazione? Hai fatto colazione? Vuoi mangiare qualcosa? Abbiamo 2 crocchette. Dove vai? Dove vai? Saluta i nostri amici. Ora ti arriva il pranzetto anche per te. Senti. No, fuori. Ma guardalo. Vai fuori. Giù. Mangia giù, dai. No. Ciao a tutti amici, buongiorno. Buongiorno da me, Fede, Charlie E il gattino nero. e Black. L'abbiamo soprannominato Black. Ci ha tenuto compagnia, abbiamo fatto 2 passi ora per sgranchirci un attimo lì sulla spiaggia, si sta veramente bene e lui ci ha seguiti come un cagnolino. Sì, È sì. troppo bellino, io. È anche salito su Charlie un paio di volte. Sì. Nonostante noi chiudessimo la porta, lui è lì con la testa e piange e vuole entrare. Sono meravigliosi, ma non possiamo prenderlo né portarlo. Anche perché questa è casa sua. Sarebbe brutto portarlo via da casa sua. Sì, E no, poi qui ha tanti amici, dai. anche per noi che non possiamo tenerlo. Al momento siamo soddisfatti di come ci siamo svegliati, ripartiamo perché ci sono tante cose da vedere ancora. Quindi da una parte vi diciamo siamo tentati di rilassarci qui con la seggiolina, di stare un po' al sole, però da quell'altra diciamo causa anche condizioni meteo che ogni tanto guardiamo, come si dice siamo un po' spinti, Siamo condizionati dal meteo, ecco, diciamo così. Abbiamo visto che oggi e domani è ancora bello e poi da domani all'altro praticamente le condizioni peggiorano, ma non nemmeno tanto per la pioggia quanto ritornano quelle forti ondate diciamo di vento da nord. E l'altra volta vi ricordate, insomma, abbiamo faticato a trovare un posto tranquillo, riparato dal vento, quindi anche vedere questa meraviglia di costa e queste spiagge con quelle giornate di vento forte non è proponibile. Anche perché questo punto dove ci troviamo adesso sarà gravemente colpito dal vento, quindi dobbiamo trovare una soluzione. Lì forse intravedete qualche palma e queste palme, se siete attenti osservatori e ascoltatori dei nostri video, vi dovrebbero dire qualcosa. Quindi ora accendiamo Charlie e vediamo cosa si cela dietro la montagna. Vediamo se troviamo le palme. Inizia la mega risalita, ragazzi. Il sole è tutta un'altra musica. Guado, Ah già, il mitico guado. almeno laviamo le ruote. Sì. E poi. Lungo la spiaggia lì dove abbiamo dormito, non so se vi abbiamo fatto vedere il cartello, è segnalata la Coastal Road, cioè questa strada che poi stiamo facendo adesso, praticamente ovviamente come dice la parola è tutta costiera, quindi nella direzione di là andava verso est, questa sale perché c'è la montagna con il fiume, quindi la aggira e poi prosegue dall'altro lato, quindi in direzione ovest. Voi sapete che la nostra direzione è verso ovest perché ad est ci siamo già stati, quindi aggiriamo questa super montagnona e andiamo a cercare, come abbiamo detto, le palme. Che esplosione di natura, ragazzi, una roba incredibile, bellissima, queste pendici verdi e poi a fondovalle, non so se si è visto dalla GoPro piccolo piccolo, c'è il fiumiciattolo. Ho scoperto che Creta è piena di canyon, per gli amanti del canyoning, insomma del hiking, del trekking, Sì. della scalata, ce n'è. Anche arrampicata, è vero, ieri avevo detto, avevo nominato il hiking e il trekking, ma anche di arrampicate. Nel frattempo Fede suona tutte le curve perché
Sai, è stretta qui. La strada è stretta, ci sono anche gli specchi, però insomma incontrare un furgoncino, un camion o quant'altro non è piacevole. Qui mi pare, così a senso, che ci sia passato un gregge. Perché non sono sassi, sono palline nere. A Creta si vedono anche tantissime arnie, in queste zone tantissime. Eccole, vi abbiamo beccate. Yasas. 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 Troppo bellino. È sceso di corsa dal Toyota perché ovviamente le pecore si erano piazzate in mezzo alla strada. Per la serie off-road c'è anche il ponte in pietra. Questo è il ponte romano. Romano, non lo so, etrusco direi forse anche. Ci regge. Perché è meglio che sbatacchi tutto che crolliamo di sotto, no? È veramente datato, C'è pure una roba storica, Incognita ad ogni curva. Questo è un piccolo altopiano. Guardate che olivi. Mamma mia, che bellezza. C'è il fiume che dovrebbe andare. Esatto, e questo è il fiume che abbiamo appena passato con il ponte. E quello che dovrebbe arrivare giù. Ah, c'è un altro. Oddio, non mi dica che bisogna fare quel ponte lì. Per un attimo ho smaltito. No, perché vedevo questa strada qui tutta. Anzi, poi ci sono anche gli scalini. Cioè, questo era un ponte. Vecchio ponte. È il vecchio ponte pedonale, sicuramente. Cioè, o magari col carro ci passavano. Anche questo non è nuovissimo. Ma guardate là. Ah, ma che scusa, da qui no? È quella. Da qui no. La strada è chiusa. No. Stanno facendo lavori. E è quella la strada? E dalla parte di là non si prosegue? Ma di là si va alla spiaggia. No. Questa era la strada che portava a Palm Beach, ma come vedete è chiusa. Delusione, no, ci speravo tanto. Ci speravo tanto. Perché c'è questo terrapieno che lo stanno spianando, ragazzi, praticamente proseguirebbe, ma ci stanno lavorando con la ruspa. Il pastore con il super mega pick up passa ovunque, però lui va di là. Niente palme ragazzi, ve le faremo vedere in cartolina. Niente. Siamo arrivati qui, però non ci sono, non ci sono indicazioni di lavori di strada bloccata. Allora, aggiornamento, ci siamo persi a guardare le mappe. Attimo di sconforto. Sì, attimo di sconforto c'è stato, però poi Fede ha riguardato meglio la mappa e siamo andati un po' oltre e ha trovato, diciamo così, un ulteriore taglio. Però ragazzi, prendiamola con le molle perché non siamo sicuri che ci arrivi. Quindi dovrebbe essere un'altra strada che arriva giù alla spiaggia famosa, ma non siamo sicuri che anch'essa sia aperta. Quindi siccome sono solo 5 km facciamo il pezzo e incrociamo le dita. Se va bene arriviamo, se no con la coda tra le gambe torniamo indietro. Vi rendiamo partecipi di tutta la difficoltà che c'è per raggiungere questi luoghi. Esatto, è real, cioè così, non è che abbiamo preparato niente. Le stradine sono sempre impegnative, però insomma, visto come detto 5 km ce la possiamo giocare, via. Allora, Passa? Passa? Piano perché... C'è un altro furgone che spassa noi, spassa anche lui. Dai, dagli gas, dagli gas. Oddio. Sbatti. E qui torno indietro. Torna indietro. Non ci si fa. Non ci si fa, ragazzi. Paesino super stretto, bisogna tornare indietro. Una fregatura. Te mi suoni, ma io non ci passo. It's difficult. No problem? Scendo a vedere? Ma e lui mica è lungo come noi, Ci abbiamo un furgone dietro, ragazzi. Ora scendo a fare manovre a povero Fede, perché è molto stretto. Qua vieni. Vai, vai.
Dio. Vai. Abbiamo il furgone dietro del fornaio che smaltita. Io ora sono deciso. Ragazzi, a questo punto non sappiamo quello che troviamo, cioè veramente lui ci gira col furgone ma è più corto di noi. Il problema è che le stradine sono oltre che strette con le curvette a gomito e lui è più corto, è andato a fare manovra lì. Lui vende il pane. Ragazzi, siamo in un punto di non ritorno, la questione è molto complessa. Siamo in una situazione veramente di non ritorno. Siamo un po' agitati. Ho fatto una curva che in salita tanto ero al limite. Al limite, perché poi le ruote erano non in twist, in super twist, con una salita così. E all'andata si è fatta, al ritorno non lo so se ci giriamo perché cambia l'angolo di sterzata, cambiano le pendenze e c'è il rischio di lasciarci la fiancata. Poi il fornaio faceva lo splendido dietro, grazie al cavolo. Suonava e sbracciava, nel senso ci incitava, non era arrabbiato, diceva ce la fate, però poi ho visto il furgone del fornaio e alla fine è un metro più corto di noi. Grazie al cavolo. Capito? E quindi, cioè, nel senso, e noi perché siamo 6 metri, quello è il problema, perché sono tutte stradine strette ma girano velocemente, sono proprio oltre stretta e tortuosa. E quindi lui ha detto ora tranquilli, arrivate bene alla spiaggia, da qui, sto cavolo di taglio che ti è venuto a mente. Vabbè, comunque lui dice che merita. Ora, questo era il punto più difficile in assoluto, speriamo di non trovarne altri. Io sarei per passare, poi dopo fare il giro e uscire da dove fanno i lavori. Mi importa niente, passo in mezzo alle ruspe, ma io da qui non ci passo. Ci proviamo, se poi alle brutte ci mandano via. Perché? Si fa prima a piedi e poi si prova. Siamo in condizioni, cioè questo veramente non sappiamo se usciremo da questa situazione. Madonna, quindi per ora la prendiamo a ridere, ora ci dedichiamo a raggiungere la strada. Sì, ma infatti dai, sicuramente in qualche modo ne usciamo, forza. Dai, forza e coraggio. Charlie è forte, anche te ti sei guadagnato oggi la medaglia. Sì, mi tremano un po' le gambe perché abbiamo fatto un passaggio difficile. Ragazzi, sì, anche le riprese prendetele come sono venute, perché mi è preso, cioè il cuore mi è arrivato in gola, quindi prendetele come sono venute, tutte concitate, lui che suonava dietro. Questa è la vera Real TV. Sì. Oddio, si va, madonna mia. Mare, ragazzi, vedi là? Tanta roba, addirittura quel parcheggio che vedete lì è l'eliporto. Quindi se non usciamo più da questa situazione chiamiamo l'elicottero, quello gigante dell'esercito americano che ci porta via con le funi. Con Charlie. Sì, sì. Anche qui stanno ampliando sicuramente la strada, vedete ci sono i lavori, ci sono i cartelli dei lavori, forse questo è l'ultimo parcheggio dove si può arrivare. Quello sarebbe il canyon con la spiaggia, ma più di così mi sa che non riusciamo a avvicinarsi. Niente ragazzi, la strada è chiusa là in fondo, ci si è provato, ma niente. Abbiamo visto un pezzetto in più di questo versante e questa famosa spiaggia, benedetta spiaggia direi, dall'alto. Purtroppo questa storia dei lavori ci ha condizionato. Abbiamo tentato in tutti i modi di farvela vedere. Noi ci abbiamo provato ragazzi. Anche per noi, perché ci piaceva l'idea. Ora c'è un grosso se e un grosso ma, però è l'unica strada, dobbiamo ripassare esattamente indietro e quindi significa anche ripassare nella frazione di Giannou, è quello il nome di quel famoso paesino tutto stretto e tortuoso, perché è l'unica via di uscita. Ragazzi, forse c'è una flebile speranza, forse abbiamo trovato una stradina laterale che taglia così ovviamente, che taglia sotto al paesino, quello maledetto stretto. E ora qui a destra sarebbe, perché quello è il paesino, però ci sarebbe questa stradina qui. Mamma mia, che è bella impiccata, però fatto questa ma come si fa? Allora, per sicurezza Fede è sceso a piedi e è andato a vedere giù, perché è bella pendente, però sarebbe dritta rispetto a tutto lo slalom che ci sarebbe da fare dentro le case.
e tra l'altro le indicazioni sarebbero giuste, ci sarebbe anche proprio le indicazioni di qua, da qua, come se fosse un bypass al paese, perché vedete le indicazioni stradali lì. Quindi forse, incrociamo le dita, è l'ultima discesa bella ripida da fare, se la strada è fattibile, quindi se sbuca siamo fuori da questo cavolo di paesino. Abbiamo fatto la prima discesa, anzi ha fatto, io ero fuori a vedere, sono arrivata col fiatone, ce l'abbiamo fatta a fare questa discesa ripidissima. Ora c'è l'ultimo taglio, la bretella, diciamo, che non passa dentro il paese. Fede è sconvolto. No, c'ho il fiatone perché l'ho fatta a piedi e in salita era così. E infatti con Charlie in discesa a pieno carico, non vi dico. E ora questa è la stradina laterale che passa sotto al paese, che è qui sopra. Quindi facendo questa stradina dopo la curva ci rimettiamo nella strada principale, diciamo così. È una mulattiera, Questa è un po' mulattiera, però va bene così, meno male che l'abbiamo vista, perché ci evita il passaggio in quell'inferno di questo paesino. Ecco, miraggio dello stop, il miraggio lì allo stop c'è la strada. Siamo fuori! Siamo fuori! Yuppie! Siamo pazzi, se lo sappiamo, però lo sappiamo. è tramite la pazzia che si raggiungono i posti epici. Sì, però questo è stata un pelino troppo azzardata, effettivamente. Sì. Ora gli avevo detto ai nostri amici ci calmiamo un attimo perché... Calmiamoci qualche giorno. Arriviamo nella civiltà, ragazzi. Questo è il paese di Souda. Dopo questo paese ci dovrebbe essere una bella spiaggia grande, accessibile facile, subito lì, tac. Quindi visto che insomma per ora il sole mantiene, praticamente è mezzogiorno, diciamo. Poi a me questa strada mi ha messo una fame, ti dico. Quindi ci fermiamo un attimo, rallentiamo, magari stiamo un po' su questa spiaggia. Sì, ci sarebbe bene anche un bel piatto di pasta, te la butto lì. Ecco, e riprendiamo fiato. Allora ci correggiamo, questo è il paese più grande dove siamo adesso, è Plakias. Souda è una frazione più piccola, ci dobbiamo ancora arrivare. Allora, abbiamo trovato il posto dove fermarci, perché ora ci fermiamo veramente. Guardate che spiaggia, ve la mostro subito. C'è anche qualcuno che fa il bagno e l'acqua richiamerebbe, Mamma mia che bellezza! Eccoci qua, finalmente siamo a tavola dopo la smaltita di oggi. Sì. Ci voleva un bel pranzo in riva al mare, quindi piatto di fusilli con il sugo al basilico. Pomodoro al basilico. Poi ci rilassiamo, che dici? Sì, oggi relax perché insomma è stata tosta. Abbiamo trovato un bel posticino, qui c'è uno chalet però ovviamente è chiuso. Non ha ancora aperto l'attività e quindi abbiamo il parcheggio tutto per noi e il mare qui a 1 metro praticamente. Inforchiamo la forchetta e inforchiamo il fusillo. Buon appetito ragazzi! Buon appetito! Che bontà!
Ma buongiorno amici tichettiani! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Il buongiorno ve lo diamo noi con questo entusiasmo perché la giornata non è stata altrettanto clemente. Guardate là, guardate che roba! Le previsioni non ci hanno azzeccato perché oggi doveva essere, diciamo così, l'ultima giornata bella di sole, senza vento, senza nuvole, senza pioggia. Invece... Ma ai noi si vede che la perturbazione di passaggio ha anticipato, perché ci siamo svegliati così, tutto molto tranquillo, molto silenzioso, la nottata è andata bene, però stamani insomma siamo un po' così, frastornati da questo maltempo, ma pazienza, abbiamo capito che sull'isola, o almeno su questa isola, è così variabile, ti puoi svegliare con il sole, con la pioggia, con il vento, ci dobbiamo un attimo godere di quello che c'è. Salita impegnativa, ci riposiamo un secondo e vi facciamo vedere il panorama che vediamo da qua sopra. Pensate in poche curve quanto siamo saliti. E guardate che nuvolone nero che abbiamo sopra di noi. Che stradine, che ci aspettano. Che costa però, guarda là. Poi la cosa singolare è che sul mare praticamente è abbastanza azzurro, un po' di foschia, ma le nuvole sono qui sopra, su questi rilievi montuosi. Ora si riscende di qua. Ora si riscende di nuovo ragazzi e un po' di solicino si affaccia. Com'è bello tutto con il sole, eh? Veramente i colori cambiano. Guarda là. Siamo sul crinale della montagna. Sì. Cavolo, bello, anche intatto. Lungo il nostro percorso ragazzi ci siamo fermati a gustarci questa meraviglia alle mie spalle, ovvero un castello. Sì, ci troviamo esattamente a Frango Castello, Castelfranco sarebbe, che è appunto un edificio massiccio proprio a forma di castello in tutto e per tutto, che è stato costruito dai veneziani fra il 1371 e il 1374. Il castello fu costruito per cercare di respingere gli attacchi dei pirati che si spingevano dal mare ovviamente fin su queste coste. È stato teatro di notevoli scontri e di lotte sanguinose fra gli invasori e le popolazioni locali. C'è una leggenda che riguarda proprio questo castello. Si racconta che quando i veneziani lo costruivano, le popolazioni locali, diciamo, ostacolavano in tutto e per tutto la costruzione di questo castello. Loro di giorno lo edificavano e le popolazioni locali lo buttavano giù durante la notte. Quando i veneziani se ne accorsero, fecero una rappresaglia e impiccarono e trucidarono tutti, diciamo, i responsabili delle rivolte locali. Il castello è fatto a base rettangolare, abbiamo 4 torri nei 4 angoli e questo bel affaccio sul mare. E sulle mura troviamo anche gli stemmi dei veneziani, quindi troviamo davanti alle colonne il leone di San Marco. Chi abbiamo qui? Ciao! Hai fame? Vieni bellino, vieni. Guarda, ti diamo un po' di pane. Abbiamo un pochino di pane secco. E anche delle crocchette che magari le preferisci. Mangia bellino, mangia. Tu preferisci le crocchette, sai? Normale. Vieni, mangia tutto. Ma guarda bellino. Nel frattempo è arrivato un altro cliente
E gli abbiamo dato le crocchette anche a lui. Ciao bellini, abbiate cura di voi, ciao. Stiamo per affrontare un'altra ennesima salita, ma questa è tosta. È una gola che si chiama Imbros, la gola di Imbros, Imbros Gorge per la precisione, e sarà quella che ci farà, diciamo, che ci porterà meglio nella costa nord, perché lasciamo definitivamente la costa sud dell'isola di Creta. L'abbiamo visitata dove era possibile, vi abbiamo spiegato che ci sono punti piuttosto inaccessibili e quindi la strada, diciamo, la Coastal Road finisce a un certo punto qua e ci permette, diciamo, con questa gola di andare verso nord. Dalla mappa si prospetta una strada bella dura, piena di tornanti e ci immaginiamo anche qualcosa di estremamente panoramico e bello da vedere. Ma dopo quella di ieri direi che è più dura di quella, insomma, io non voglio insistere, ma hai guidato in una strada molto tosta. Sì, qui ci passano anche i camion, è una strada larga di collegamento, perché sennò qui tutti i tir che vediamo qua e i pullman come ci arrivano? È l'unica strada che vi porta di qua. Sì, esatto, almeno diciamo a questa altezza dell'isola, poi verso est ce ne sono altri di collegamenti. Quando si passa in mezzo ai paesini la strada si restringe notevolmente e c'è da evitare macchine parcheggiate, terrazzine, terrazzette, ostacoli in strada. E lassù in cima si vede la strada. È quella, ragazzi. Sono le macchine quella che là. passano. Quei terrazzamenti lì così, ora magari la GoPro non ingrandisce molto, ma è la strada da fare. Ecco, questa è la strada da Questa fare. è la strada da fare. Guardate. Solo il pezzo iniziale. Ma Charlie ha messo il power. Inizia la serie dei tornanti e si è messo anche a piovere deciso. Però da quest'altra parte c'è il sole. Verrà fuori l'arcobaleno? Speriamo, perché ci piacciono gli arcobaleni. Ma guarda là. Non c'è nemmeno bisogno di invadere la corsia apposta. Bastano veramente tiri. Guarda che lavoro hanno fatto di spaccala sta montagna. Qui dalla curva del Cartello. Allora, ci siamo fermati al primo viewpoint, vi facciamo vedere il panorama che si gode da questa altezza, veramente bellissimo. Quella è tutta la strada che abbiamo fatto per salire fino a qua. Lì c'è il castello di Castelfranco e qui a sinistra c'è la gola di Imbros. Ora vediamo un po' l'affaccio cosa ci regala. Vento assurdo, ragazzi. È un freddo. C'è un vento, guarda che gola! Panorama bellissimo, ma ragazzi si incanala un vento in questa gola che ti porta via. No. E quindi ora ci rispostiamo, proseguiamo per la strada. Ci dovrebbero essere altri 2 o 3 punti panoramici, non so se ci potremo fermare, nel caso vi facciamo vedere il panorama. E comunque per la cronaca siamo a 700 metri di altitudine. Happiness gets nearer. The light that we see closing in so fast ahead. It's hope, it's getting clearer. The more I think of all the tough times we survived, the more it makes me smile. E ora passiamo proprio dentro al paesino di Imbros, che ovviamente dà il nome alla gola. Siamo a 800 metri quasi. E come diceva Fede, questa è un po' la Roncobilaccio della situazione. Infatti c'è l'autogrill. Caffè, taverna. L'autogrill di Roncobilaccio cretese. Il livello, diciamo, di alta altitudine non c'è scritto, ma l'abbiamo visto dalla nostra applicazione.
È una bellissima zona questa, ragazzi, consigliata anche e soprattutto per i percorsi trekking. Abbiamo visto ci sono tanti parcheggi dove lasciare i mezzi e poi ci sono le indicazioni a valle per fare tutto il percorso della gola a passeggio, trekking, hiking, quello che volete. E ora abbiamo iniziato la ridiscesa, ragazzi, giù come le zucche. Eccoci arrivati, abbiamo trovato questo bel posticino e direi proprio che ci fermeremo in questo luogo. Ora prepariamo da mangiare, Marta ha già tirato fuori le pentole, le padelle e ora la vado ad aiutare e facciamo pausa pranzo. Ed eccoci di nuovo a tavola, ragazzi. Di nuovo. Di nuovo. Sono le 2:30. Non lo so. Cioè. Io ho una fame che ora mi mangio anche il tavolino. Cioè, da stare tranquilli. Siamo fatti una bella bruschetta alla fine, aglio, olio, pomodori e chi più ne ha più ne metta. E l'origano greco. L'origano, lo tzatziki, le olive della Grecia, di Kalamata. Quindi niente, vi salutiamo, vi ringraziamo per aver visto anche questo video fino alla fine, come del resto tutti gli altri video che proponiamo. Speriamo che vi piacciono, che vi tirino su il morale nelle giornate più cupe. Un like è molto gradito, commentate se avete da chiederci o da suggerirci, da dirci qualcosa, insomma un commento ci fa sempre piacere, così ci sentiamo più vicini a voi, e condividete i nostri video, insomma ci fate pubblicità, così cresciamo e possiamo in futuro portarvi sempre nuovi contenuti. E continuare a raccontarvi le nostre avventure. Ciao, ci vediamo con il prossimo video. Un abbraccio, ciao amici ticchettiani, a presto. Ciao! When the night comes crawling and I'm all